Bentornati qui su The Silicon Channel. Allora, questo è il secondo video che registro perché OBS su Linux e Wayland fa schifo e praticamente ogni interruzione video, pausa o stop che fate si blocca. Quindi sto rifacendo tutto da capo. Yeah! Recap, di che cosa parlerà questo video? Allora, ho provato a installare Ollama su Arch Linux sfruttando la potenza della GPU Nvidia con CUDA. Quindi partiamo ex abrupto, io già ero andato avanti col video, ora devo rifare tutto da capo. Questo che vedete a destra è il terminale che segue praticamente OpenWebUI. Allora, praticamente io avevo fatto prima l'installazione una volta con LLM Studio, però qua è molto più completo perché c'è l'interfaccia grafica stile ChatGPT, potete caricare file, potete dargli delle funzioni più avanzate di quelle che siano il semplice prompt. La cosa che volevo fare io, oltre a questa, era aggiungere la funzione di web search e sono riuscito a farlo. Ovviamente è un modello molto limitato, le capacità sono quelle che sono perché è una GPU con 8 GB di VRAM e una 1080, CUDA, le nuove versioni non sono nemmeno compatibili, quindi mi sono dovuto un po' ingegnare. Ho usato Claude per fare le ricerche, mi sono documentato al meglio delle mie possibilità. Ovviamente questa sarà una guida specifica per, diciamo, chi ha Arch Linux e chi ha un hardware molto simile al mio, perché purtroppo l'installazione cambia e la configurazione cambia molto rispetto all'uso che ne fate, alla macchina che avete, al sistema operativo che usate. Quindi non sarà la guida definitiva, anche perché c'è gente molto più capace di me su YouTube che vi mostra certi tipi di contenuti, come si fa, come non si fa, come si installa, eccetera. Quindi la mia è, diciamo, un contenuto, non dico di intrattenimento, però di spunto per potervi dare delle idee, magari se non l'avete mai provato, se ci avete pensato, se avete comprato la macchina nuova che ha la GPU super cazzuta che vi permette di fare girare gli LLM in locale, allora diciamo che magari vi dà quella spinta in più per poterlo fare voi da soli. Non è impossibile, è abbastanza semplice, c'è da sbatterci un po' la testa per delle stupidaggini, vi mostrerò più avanti nel video. Quindi procediamo subito. Io ero partito praticamente ex abrupto facendo, come fa Dante Alighieri quando inizia la Divina Commedia nella Cantica dell'Inferno, buttandovi subito dentro l'azione. Quindi io avevo fatto lo script, come faccio ogni mio video, diciamo quelli più tecnici, in maniera becera, o lo faccio su OpenOffice, su LibreOffice Writer, o lo faccio su Gedit. Questa volta ho detto perché non provo magari installare qualcosa in locale, che è un LLM che mi riesce a programmare una piccola pagina web HTML per poter poi sistemare i miei script in qualcosa di più carino e presentabile. Io volevo fare che seleziono tutto questo testo e gli dico crea pagina HTML per presentare questo file di testo in maniera ordinata e comprensibile. Carico il file. Ok. Web search, interpreta codice, va bene. Vediamo che cosa riesce a fare. Ora lui praticamente fa partire qua la GPU, carica il modello in memoria, ogni 10 minuti lo scarica se non lo uso, così libera le risorse. Ora vi faccio vedere come si configura. Sta facendo le ricerche online e io praticamente ho usato Docker per installare Shore XNG. Ora vi faccio vedere cos'è, come funziona, che serve. Serve in pratica per fare le ricerche in maniera anonima, cioè nel senso, le vostre query di ricerca teoricamente, quando ho capito, usando questo motore anziché i classici Google, DuckDuckGo, che poi lui va a interrogare, però non lo fa direttamente l'LLM, lo fa tramite questo XNG, quindi in teoria le query sono anonime. Questo gira tutto in locale, ovviamente non c'è qualcosa di esterno, se non quando si va a collegare in rete per ottenere i dati per poi crearvi la ricerca. Qua ci mette un po' perché ovviamente il mio PC è quello che è. In questo caso lui sta usando il secondo modello che io avevo scaricato nel video per fare la prova, perché in teoria avevo letto che, anche se ora l'avevo cambiato, comunque qua potete usare, io avevo installato Llama 8 miliardi di parametri, che è quello generalista. Diciamo che ho capito che è quello che riesce a fare più cose, diciamo, in maniera decente. Poi c'era questo Qwen, lui mi consigliava un altro che era specifico per la programmazione, che è Qwen 2.5 Coder. Però io volevo qualcosa di più generico per fare le ricerche, magari per scrivere qualche cosa, niente di particolare.
per la programmazione poi ci sono altri modelli più specifici. Come vedrete i risultati non sono da fare urlare al miracolo, ma più fanno urlare di terrore, perché sono abbastanza pessimi. E ho scaricato questo perché ho visto un video su YouTube carino che faceva girare questo Quen, una delle ultime versioni, non so se è questa. Io credo che fosse molto simile a questa, perché Quen 3.5, non chissà quanti miliardi di parametri, con una quantizzazione questa Q4 che in teoria è specifica per i dispositivi che hanno poca memoria video. Lui lo faceva girare su un iPhone 17, non mi ricordo, 16, in locale, e sfruttava l'API Metal per dare accelerazione grafica al modello, quindi una figata pazzesca, e non girava nemmeno tanto male. Quindi se ci riesce un iPhone ci potrebbe riuscire anche una 1080 sul mio computer, forse è un po' meno potente dell'iPhone, perché ormai questi Apple Silicon fanno il culo praticamente a qualsiasi processore in commercio. Ovviamente se voi avete una macchina con questi processori nuovi, Intel Lunar Lake o i Ryzen AI Plus, il 395 per esempio, che hanno un botto di RAM, hanno fino a 128 GB di memoria video unificata, o avete l'ultimo accrocchio di Nvidia, quello piccolino col processore ARM e la scheda video dedicata, che sono potentissime, ovviamente potete farci girare praticamente tutto ChatGPT, diciamo, ovviamente un'iperbole, senza problemi. Però non è il mio caso. Ora lui sta, boh, che fa? Ha smesso di ragionare. Il file è un txt. Il file è txt e voglio che output un file html. Vediamo se mi capisce. Forse sarebbe meglio scrivergli in inglese, perché loro comunque sono nativi con la lingua inglese, quindi volente o nolente capisce meglio quella rispetto all'italiano, perché già deve sprecare forse risorse per fare una traduzione. E diciamo che questi modelli così piccoli non è che sono così intelligenti. Non so che caspita stia facendo. Davvero non ho idea di che cosa stia facendo. Non riesco a seguirlo. Sta ragionando, boh, vediamo che cosa fa. No, praticamente non ci ho capito niente. Allora, io provo a interromperlo, glielo scrivo in inglese, gli carico il file, ma io non so se lo riesce ad aprire lui. Allora, facciamo così. Copio il contenuto e gli dico create an HTML page with this content using a simple style and make it as readable as possible. Vediamo se stavolta riesce. Comunque ho notato che questo Quen, rispetto alle prove che ho fatto prima con l'AMA, ragiona di più e anche prende un po' più memoria, quindi dovrebbe essere un tantino più sveglio e ottimizzato. Ma allo stesso tempo comunque è molto limitato, forse anche per fare queste cose, come scrivere codice. Forse avrei dovuto installare la variabile coder. Ok, sta iniziando a scrivere qualcosa, io non ci credo. Ha beccato il titolo, secondo me, forse qualcosa di sensato la sta facendo. Ci ha messo un po' a caricare, io ovviamente ho tagliato parte del caricamento perché sennò qua il video dura 10 ore. Ci ha ragionato un bel po' e forse lui si è andato a ripescare pure il file che gli avevo caricato, perché siccome è la stessa chat, forse gli è rimasto in cache e ho visto che lui ha analizzato il contenuto di quel file. Quindi anche se io gliel'ho caricato in forma testuale, lui se l'è andato a ripescare. Sta facendo una specie di CSS. Sì, è un foglio di stile, penso che sia quello, non lo so. È un po' che non mastico HTML e CSS, prima ero abbastanza bravino. No, dai, io penso che stia facendo un lavoro, non dico buono, ma decente. Ora vi farò vedere quello che ho fatto con Claude, che è questo. Allora, questo praticamente è quello che fa lui di solito, diciamo lo stile che fa lui, perché io gli avevo chiesto di farmi una guida su come installare il server Minecraft in locale e lui mi ha usato questo stile autonomamente, mi ha creato un file senza che io glielo avessi chiesto in HTML, ho usato questo identico stile. E questo è carino perché c'è un indice, anche se voi cliccate però se ne va nella pagina. Ah, ok, ora funziona, wow, perfetto, ha fatto l'anchor. Che figata, queste cose le avevo studiate pure io, ma dai, bellissimo. No, perché prima avevo provato a cliccarci ma mi apriva una pagina di non so che tipo, ok.
Bellissimo, peccato che non c'è il pulsante torno indietro. Comunque carino questo. La grafica è carina. Lui praticamente ha fatto bene l'ordine giusto, però mi ha messo delle cose. Io infatti poi questa l'ho seguita, però a una certa praticamente saltava un piccolo passaggio dove praticamente io facevo vedere come si fa l'accesso alle impostazioni del pannello per la web search, per settare certe cose. Lui ha messo certe piccole cose e quindi diciamo è carina, però mi ha messo qualcosa. Questo me l'ha fatto Claude, versione gratuita. Io ho incollato il testo dello script del video e ha fatto tutto lui. Questa è carina. Tra l'altro c'è il pulsante copia, potete cliccarlo, lui copia. Ha fatto i capitoli, insomma, non è malaccio, non è malaccio. Ah, qua è la conclusione. Sta ancora ragionando, quindi non ha finito, penso. Non so se si è bloccato o che cosa sta facendo, perché qua ancora la GPU lavora, ma sessione 4 archiviazione GPU, non so che cosa sia perché io non l'ho fatta sta roba. Comandi GPU non so che sia, penso che stia allucinando. Rimuovi i dati, Docker, diciamo che non so che cavolo stia facendo, però diciamo che è la cosa più intelligente che ho fatto finora, perché prima con l'altro modello, con Lama, davvero non capiva niente, nemmeno l'input che gli davo io. Qua ha creato qualcosa, non so che cosa sta facendo adesso, vediamo. Aspetta un altro poco. Comunque qua dei comandi finali che avevo messo io praticamente, cose senza senso che io non ho inserito mai. Forse l'ha un po' reinterpretato lui, non l'ha preso proprio parola per parola. Questo praticamente dovrebbe essere il foglio di stile, però manca davvero tanta roba. Io qua lui ha messo i pulsantini come se avesse finito, però sta ancora caricando. Comunque nel mentre che lui elabora, io vi farò vedere come si installa. Aprirò il mio script brutto perché è quello più completo. Facciamo così, alla bisogna apriamo il mio, quello brutto e cattivo. Si parte da zero, installazione Ollama, quindi ovviamente la prima cosa si installa Ollama. Io qua dormo un poco. Quindi da Aur io praticamente ho dovuto installare dei pacchetti particolari perché la GTX 1080 non è supportata da CUDA 13 ufficialmente. Quindi io, anche se ho CUDA 13 installate su Arch, la scheda video comunque non riesco a sfruttarle per certe cose, forse nemmeno per niente. Non mi capacito come DaVinci Resolve utilizzi le CUDA, penso che abbia un motore suo tutto integrato, non vada ad agganciarsi a niente che c'è nel sistema operativo, perché se in realtà è così che non è supportata, non lo so. Però DaVinci funziona perfettamente con la mia 1080. Quindi il pacchetto è Ollama Bin e Ollama CUDA 12 Bin. Si installano questi due. Ovviamente se avete un sistema più nuovo basta il pacchetto Ollama CUDA, quindi Ollama-CUDA, e dovete avviare Ollama, quindi fate sudo systemctl start Ollama. Poi tramite questo comando vedete il log e in teoria vi dovrebbe fare vedere se sta usando CUDA e quale architettura, nel mio caso la Compute 6.1. quindi però qua non mi fa vedere una ceppa, quindi non so perché ho messo questo passaggio qua, ma va bene. Voi potete vedere qualcosa con il comando NVIDIA SMI. Ok, vi fa vedere qua il driver usato, la versione di CUDA, il mio caso è la 13, il driver, vi fa vedere lo stato istantaneo della GPU, ovviamente non è in real time, però per vedere in maniera dettagliata o cercate su internet, sul sito di Nvidia, se non ricordo male c'è per ogni scheda video il tipo di architettura, CUDA supportata eccetera, oppure chiedete a qualsiasi chatbot, vi saprà dire in maniera dettagliata che cosa riesce a supportare la vostra GPU. Qua nel mentre forse ha finito. Sì, ha finito, però non ha aggiunto niente di nuovo, quindi cioè, ora la apriamo questa cosa, vedo se la riesco a salvare. Allora salva, facciamo controllare, facciamo un nuovo file, incollo, salvo, lo chiamiamo guida html locale, salva. Proviamo ad aprirla. Guida HTML locale. È una porcheria epica, perfetto. Cioè praticamente niente di tutto quel codice. Ora dicevo Dark Reader, ma penso che sia una pagina bianca. Non ci ha azzeccato niente. Perfetto, questo è il risultato. Tra l'altro con Lama non c'ero riuscito, quindi con questo Quen almeno sono riuscito a fare questa cosa, perché con Lama davvero zero totale.
Va bene, tentativo fallito, era tanto per farvi vedere qualcosa, per fare le ricerche è qualcosa di molto stringato, cioè i risultati sono molto stringati, non è che vi dice chissà che cosa, poi vi farò vedere anche quello. Poi dovete scaricare il modello, quindi lui qua, ecco, lui mi diceva questo, Qwen 2.5 Coder 7 miliardi di parametri, però io ho optato per questo che è più generalista. Il comando è lama pool lama 3. Quello che è, insomma, il modello, lui vi scarica praticamente il necessario. Dopodiché voi, una volta che andrete ad aprire l'interfaccia, qua potete cercare i modelli sulla pagina di Ollama, direttamente mettete il modello che volete, copiate, incollate il nome, quindi tutta sta roba qua, anziché Ollama Run fate Ollama Pool praticamente, e ve lo scarica in locale. Quindi molto semplice, andate sul sito di Ollama, c'è qua la pagina Models, scrivete il modello di vostro interesse e poi date il comando Ollama Pool, il nome del modello. Dopodiché lui ve lo fa vedere in real time, cioè forse non c'è bisogno manco che refreshate la pagina. Facciamo nuova chat, qua in alto vedete i modelli, io in questi casi ne ho due, Qwen e Lama. Possiamo installare OpenWebUI, quindi OpenWebUI io l'ho installato tramite UV, quindi creando un ambiente Python, però si può installare anche da AUR, dall'Arch User Repository, con il comando yay, ma non funziona perché in compilazione dà errore. Ho provato a risolvere ma niente, penso che sia un problema del pacchetto stesso. Infatti lui già mi aveva detto meglio che la installi con UV perché dall'Arch User Repository in compilazione potrebbe dare problemi, quindi io ho provato perché preferivo fare in quel modo, però non c'è stato verso. Poi installate UV, quindi sudo pacman-s UV, create una cartella che si chiama private-ai, vi spostate all'interno, potete procedere all'installazione di Python 3.11 tramite il comando uv python install 3.11, che è la versione richiesta per fare funzionare tutto sto bordello di roba. Questo comando di qua cosa fa? Dice al sistema che per eseguire le robe in Python deve usare la versione Python, che io ho la versione Python 3.14.3, ma vi dice al sistema di usare quella che avete scaricato, quindi la 3.11. Poi dovete esportare questa variabile in modo permanente nel file bash rc o nel mio caso zshrc. Quindi io vi faccio vedere qua, faccio cat zshrc, a parte i miei comandi stupidi per avviare il server di Minecraft. Qua sotto in basso vi fa vedere che c'è questo export path home, il mio nome utente, .local /bin $path, quindi questa roba qui. Fatto ciò, dentro la cartella private AI voi date il comando uv init, qua dice che è già inizializzato, comunque vi inizializza il progetto e potete procedere con l'installazione di OpenWebUI e tutti i suoi pacchetti e le sue dipendenze con il comando uv add OpenWebUI. Fatto ciò, potete eseguire la OpenWebUI dando il comando uv run OpenWebUI serve. Nel caso di Docker il comando è diverso, non c'è questo serve, è un comando leggermente diverso. Dopo che date questo comando si apre il browser, quindi http://localhost 2.8080, aprite questo e vi fa fare il login. Allora, lui vi permette non di fare la registrazione con la mail se non siete ancora registrati su WebUI, su OpenWebUI, sul sito. Dovete creare un account, ma vi fa fare il single sign-on con Google, Apple, eccetera eccetera, ora non ricordo. Comunque vi apre una pagina dove vi fa fare il login se siete già registrati col single sign-on, oppure la registrazione, nome utente, mail, password e poco altro, se non sbaglio chiedeva solo questo. Dopo che avete fatto questo vi si aprirà la pagina principale, quindi già potrete vedere praticamente la pagina qua dove potete fare la ricerca. Consigliava Claude di applicare delle ottimizzazioni per Ollama, quindi qua ve lo fa vedere pure, quindi questo non l'avevo messo. Tutta questa roba qua praticamente è il file, questo quello che dovete editare, sudo systemctl edit ollama.service. io ve lo faccio vedere qua nel terminale. Allora, il file è questo, però mi sa che a ogni riavvio lui leva questi parametri, perché io li avevo inseriti anche mentre facevo il video, pensavo che li avesse levati quando lui ha fatto l'aggiornamento, perché si è aggiornato Ollama, pensavo che li avesse levati con l'aggiornamento, invece li ha levati praticamente quando ho riavviato, proprio per applicare questi parametri. Infatti lui qua mi consigliava, qua
sudo systemctl daemon reload and sudo systemctl restart llama, quindi si fa riavvio, ma lui ogni riavvio praticamente ste robe le elimina. Forse queste cose vanno messe qua in alto, facciamo la prova, no, perché vorrei capire io, perché ogni volta mi ritrovo che sto senza sta roba. Allora, io alcune non le usate, queste due non le usate, perché praticamente GPU specifica, cioè gli dite se avete multi GPU tipo con Nvidia Optimus, GPU Intel oppure GPU Nvidia, AMD eccetera eccetera, gli dite usa la GPU discreta, quella principale, quindi la scegliete voi. Nel mio caso io ho solo la 1080, quindi non devo fare nient'altro, non mi interessa. E poi qua c'era riserva 1 GB per la stabilità, a me non mi interessa, cioè alla fine se crasha sti cavoli, voi lo potete lasciare, quindi io mi copio questi di qua tra le quadre, scrivere service, che poi tanto è tutto commentato, io non capisco. Incollo, ok, quindi ho incollato questi che mi interessano. Poi mi ricordo che lui diceva di inserire questo tra parentesi quadre service, che dovrebbe essere quello che c'è qua sotto, però qua sotto, a quanto ho capito, lui dice queste cose verranno ignorate, quindi non lo so. Provo a metterle qua, infatti qua è tutto commentato, cioè sta roba qua è praticamente inattiva al momento. Quindi CTRL O, CTRL X per salvare, e poi praticamente si dà questo comando, quindi daemon reload e restart llama. Ok, io per curiosità ora mi vado a vedere sto file. Ah, stavolta le ha mantenute. Ok, boh, vedremo, perché finora me le ha sempre cancellate, quindi in teoria adesso queste cose dovrebbero essere applicate. Questo ve lo faccio vedere da qua perché lui l'ha messo. Quindi praticamente qua c'è da installare tramite Python questi pacchetti che serviranno poi all'installazione, all'integrazione in OpenWebUI della web search. Io ho fatto il contrario, ho provato prima a integrare la web search e poi lui cercava di importare questi pacchetti e non ci riusciva perché non erano installati. Quindi ovviamente io ve lo faccio vedere in ordine. UV-pip install trafilatura, Markdownify, Beautiful Soap, questo l'ho usato una volta per un progetto di un corso, è praticamente un pacchetto che serve per fare il parsing delle pagine web, per prendere roba dalle pagine web testuali. Poi c'è questo, IO HTTP e pdfminer.six, installate questi, dopodiché per abilitare la web search fate questi passaggi, quindi andate nella pagina principale, pallino dell'icona dell'account, pannello di amministrazione, funzioni qua in alto, dopodiché qua in basso vi spunta scopri una funzione, quindi scopri una funzione, aprite, e lui vi permette di fare la ricerca. A voi cosa interessa? In questo caso ci interessa web search, che io ho scritto male perché sono al buio praticamente, ora mi tocca accendere la luce. Qua vi spunta web search, aprite, fate get, qua dovete inserire praticamente l'indirizzo che c'è qua in alto della vostra pagina, che è questo, http://localhost 8080, e basta. Lo incollate qua, fate import, dopodiché ora lui non me l'ha fatto vedere ma vi chiede il permesso, dice posso, vi spunta qua allow o deny, permetti o nega, e la possibilità di collegarsi a questa pagina in locale. Questo è il codice della funzione web search. Io per sicurezza l'ho fatto analizzare da Claude, mi ha detto che non c'è niente di strano, quindi fate salva. Ecco, lui vi dice si prega di esaminare attentamente i seguenti avvisi eccetera eccetera. Vi dite prendetevi il rischio perché il codice è questo, se lo installate a vostro rischio e pericolo, fate conferma e poi lui ve lo integra. Dopo che avete fatto l'integrazione praticamente vi apparirà qua in funzioni la web search, qua la potete abilitare e già funziona però con i motori di ricerca, quelli diciamo canonici, DuckDuckGo, Brave, Google eccetera eccetera. Se voi volete appunto evitare che queste query di ricerca vengano date in pasto al web e restino invece private, potete usare questo strumento tramite Docker, che è ShoreXNG, che ora vi faccio vedere come funziona e come si installa. Dobbiamo installare Docker, quindi installiamo con Pacman Docker e Docker Compose.
Poi lo abilitiamo così se lo vogliamo ogni avvio del PC. Ho dato solamente start perché mi interessa alla bisogna, non voglio che sia sempre attivo. Quindi in questo caso sudo systemctl enable -now docker, oppure date systemctl start docker e lui rimarrà attivo fino a quando non riavvierete il PC. Dopodiché lo chiudete voi con il comando docker stop $docker ps-q, questo di qua tra parentesi tonde. Oppure lui vi fa una combo, questo è per chiudere Ollama, quindi lo avviate voi con systemctl start Ollama, oppure fate l'enable, quindi lui si avvia ogni avvio del sistema in automatico, o praticamente fate in manuale come faccio io. Potete usare questo per fermarli entrambi, che stacca sia Docker che Ollama. Detto questo, dovete dare questo comando che praticamente vi elimina l'obbligo di usare il comando sudo ogni volta che avviate Docker, perché lui aggiunge il vostro utente, se non sbaglio, al gruppo Docker che lui crea, in modo che non dovete usare sudo. Poi dovete fare queste due cartelle una dentro l'altra con questo comando mkdir-p private AI short xng e vi ci catapultate dentro col comando change directory. Dopodiché generate praticamente con questo comando una stringa esadecimale di 32 caratteri OpenSSL rand -x 32. Questa stringa praticamente, ci spostiamo nella guida brutta, va copiata all'interno del file settings.yml o YML, che dir si voglia, e praticamente nella cartella private AI short xng settings. Questo è il contenuto che c'ha il file, tutta sta roba qua, praticamente questo è il file, e questa chiave la dovete mettere qua nella voce secret key tra i doppi apici, quindi lasciate i doppi apici e la incollate qui. Ctrl O, Ctrl X, oppure salvate e chiudete con un normale editor grafico. Io siccome uso Nano vi dico quindi per usare Nano. Ok, fatto ciò il file ve lo faccio vedere, questo settings.yml. Poi c'è questo file che lui praticamente vi deve generare al primo avvio, però anche se non lo fa non vi preoccupate, perché a me non l'ha fatto e si è avviato uguale, cioè quando voi andrete a dare il comando per avviare Docker, esatto, praticamente qua subito dopo questo che abbiamo fatto, docker compose up -d and sleep 10 secondi and docker compose down, questo cosa fa? Lo avvia Docker, lo fa stare 10 secondi, dopodiché lo spegne e si deve creare questo file qua, uwsgi.ini o uwsg, insomma, che dir si voglia, però a me non l'ha generato, non ha dato il minimo problema, e tra l'altro dice che su Arch Linux è normale che questo file o c'è o non c'è, non cambia molto, cioè poi si è creato da solo, non mi ha dato nessun problema. Dopodiché potete avviarlo in maniera definitiva, quindi vi spostate in private AI, la directory che avevate creato prima, e date il comando docker compose up -d. Quindi si avvia Docker in maniera definitiva. E ora c'è la configurazione di short xng dentro la web search, quindi dobbiamo andare a cambiare dei parametri. Quindi voi andate dall'interfaccia, diciamo, iniziale, in alto a destra il pallino dell'account, pannello di amministrazione, funzioni, poi dentro web search c'è questo ingranaggio, questa rotellina che si chiama valvole, non so perché, scusate l'ignoranza, e dovete andare a cambiare dei valori. Quindi il primo valore da cambiare è questo, l'engine API base, che praticamente come lui forma le query per poi fare le ricerche online. Io per fare ciò ci ho messo tipo mezz'ora, se non un'ora, perché lui Claude me ne aveva data una, me ne aveva date un'altra ancora, non funzionavano, perché lui praticamente aveva al suo interno queste due parentesi, poi c'era scritto dentro query, e lui praticamente mi faceva la ricerca della parola query, quindi definizione di query, a che serve, a cosa non serve. Io stavo impazzendo perché ogni ricerca mi ignorava il mio prompt e mi dava la risposta per questa roba qua. Quindi io non so se ve la volete segnare, con me funziona tranquillamente, è questa di qua. Settato questo, dovete settare questi parametri, mettete 5 e 5, quindi queries min e queries max, che sono le query, il minimo di query rilevanti, il massimo di query rilevanti. Lui mi ha consigliato di settarle entrambe a 5, dopodiché all'ultimo qua dovete settare
questo max concurrent request, quindi le richieste HTTP massime che può fare contemporaneamente sono 10. E poi qua cancellate tutti i search engine che ci sono, quindi qua c'era tipo Google, Brave eccetera, e lasciate solo Shore XNG. Dopodiché salvate e uscite. Io qua lo lascio come. Quindi anziché andare a pubblicare le vostre query ai motori di ricerca classici, si occuperà Docker con questo XNG di fare le ricerche e di mantenerle il più possibile nascoste. Consigliava di creare questo file, quindi praticamente editare questo, che forse non esiste, lo andate a creare voi, perché lui vi dà tutto il contenuto. Quindi nano private AI docker compose.yml e aggiungete tutto questo testo qua. Io magari questo ora ve lo metto in descrizione se non lo dimentico. Create questo file, salvate, quindi nella directory private AI questo file docker compose.yml. Praticamente penso che gli serva anche per la connessione internet, per cui qua c'è segnata la porta eccetera eccetera, quindi penso che sia qualcosa di simile. Quindi vabbè, qua dice di verificare la presenza dei file settings e VSGI, questo già ve l'avevo spiegato. Poi qua c'erano dei comandi utili, ve lo faccio vedere qua dalla guida, quella carina. Docker stop per fermare Docker, quindi questo comando qua. Poi c'è il comando per stoppare Ollama, se voi interessa stopparlo tramite systemctl. C'è anche questo, pkill, process kill. Poi potete fermarli entrambi con questo comando, praticamente li concatenate con l'operatore doppio end. Poi vabbè, stato container, praticamente questo vi fa vedere, scusate, vi fa vedere un po' di roba che a me non interessa tanto. Qua c'è un'informazione sulla connessione, dico non è chissà che cosa. Qua c'è il log, praticamente fa vedere il log di Docker, quindi non so se dovete fare debugging, non lo so, a me non serve. Perfetto. Poi qua il comando, questo di qua, allora era docker stop, ferma tutti i container, mentre questo di qua stop completo, docker compose down, che è quello che ho usato io, in realtà è questo per riavviarlo, docker compose restart. Poi questo è per fare l'aggiornamento, docker compose pull and docker compose up -d. Questo lo possiamo provare qua in tempo reale, l'avevo fatto poco fa. Perfetto, lui qua se deve fare aggiornamenti li fa, in questo caso era già installata l'ultima versione in teoria. E poi c'era un piccolo grafichino che mi aveva fatto Claude. Vabbè, qua c'è il browser con OpenWebUI, localhost 8080, poi Ollama che gira il locale sulla GTX 1080, localhost 11434, Shore XNG motore privato per le ricerche, localhost 8888, e poi qua c'è cache interna Docker, non so che sia. E questo è quanto. Io ora ve lo farei vedere magari qualche altro test. Facciamo qualche ricerca ignorante. Dov'è? Perché non me lo apre? Non mi apre. Ah, ok, sono scemo io. Allora, proviamo a fare qualche ricerca ignorante, così tanto per stressarlo un poco. Web search, chiediamo una cosa abbastanza basilare. Invia messaggio. Ora vedete che qua schizza l'utilizzo di VRAM, l'attività della GPU, fa la ricerca, ha completato la ricerca, ora elabora il suo pensiero. Speriamo che sia un pensiero sensato, perché ho paura. Ok, perfetto, ok. Ci siamo. Sudo pacman-syu, sincronizza il database, aggiorna il sistema, permette all'utente di eseguire il comando con privilegi di root. Aggiornamento mirato solo database, quindi senza installare i pacchetti. Aggiornamento con conferma immediata, meno breve, conciso. Devo dire che questo Quen ragiona molto meglio di Llama. Ora in caso vi faccio vedere la stessa cosa con Llama. Copio questo, facciamo una nuova chat per sicurezza con Llama, ricerca web, incolla e vediamo che cosa fa.
Ok, allora mi è toccato riavviare Ollama perché non so se tentava di caricare entrambi i modelli, perché io ho selezionato Lama quando già era caricato Quen, quindi non so se sia questo. Comunque provo a ridargli il prompt, vediamo se stavolta riesce a funzionare senza impazzire. Ok, qua ha fatto la ricerca, quindi penso che stia funzionando. Problema, ma io non ho parlato di nessun problema. No, penso che Lama sia veramente stupido. Sì, sì, penso che Quen sui dispositivi con poca memoria e poca potenza sia il migliore, c'è poco da fare. Che errori di aggiornamento, conflitti, no, io gli ho semplicemente chiesto come si aggiornano i pacchetti, Quen mi ha risposto molto easy, mi ha detto come fare, diversi modi, eccetera, quindi va bene, va bene. Quindi per questo video è tutto, ci rivediamo nel prossimo, qui su The Silicon Channel. Ciao ciao!